Buongiorno a tutti e benvenuti in una nuova puntata di Lapilli di Storia, che ci vede oggi nel territorio comunale di Santa Venerina e precisamente nella zona che sta al confine con Zafferana Etnea. Questa zona è molto importante dal punto di vista storico, infatti anticamente era denominata la contrada di Blanciardo. Nel 1125, infatti, dalle fonti documentarie, sappiamo che un vasto feudo viene donato dal conte Ruggero al vescovo di Catania. Il confine di questo feudo passava proprio da questa zona e nella pergamena in questione viene citata la Vivum Fontem de Aqua Blanciardi, che si trovava proprio in questo punto che vedete in fondo valle. Da lì scorgava la fonte e scendeva poi verso la valle. Adesso la fonte, o meglio il torrente, non si vede più perché è stata costruita la strada, è occultato dalla strada, però ancora oggi il torrente passa sotto i nostri piedi. Questo luogo era particolarmente strategico perché si trova al confine tra quelli che erano il bosco di Catania alla mia destra, il bosco di Mascali alla sinistra e il bosco di Aci. Da qui passava anche un importante asse viario che collegava Catania con Messina e dunque nel corso dei secoli nacque un ospedale e una chiesa. E la zona assunse la conformazione di una sorta di borgo rurale di stile medievale. Esatto. Quella che poi venne chiamata per tanto tempo la contrada di Blanciardi prima, Blanciardo dopo, Branciardo e oggi Bongiardo. Esatto. Un'altra cosa, Giuseppe, diciamo, l'ospedale era stato chiamato del Santissimo Salvatore o Santissimo Salvatore di Bongiardo. Qua alle mie spalle possiamo vedere una struttura molto antica. Questa è oggi una masseria che è stata costruita molto probabilmente nell'Ottocento, però supponiamo che potesse essere luogo della chiesa. Infatti molto probabilmente dallo studio delle concessioni e dei confini molto probabile che questo sia il luogo dove sorgeva questa chiesa dedicata al Santissimo Salvatore, esatto, citata la prima volta nei documenti da Michele da Piazza nella sua Storia Sicula, in cui parla del viaggio della speranza che Giovanni d'Aragona fece per sfuggire alla peste nera, e dice che cercò riparo e ricovero in questa chiesa del Santissimo Salvatore, ma che molto probabilmente la trovò serrata. In questa borgata rurale sussistevano diverse infrastrutture. Abbiamo visto un po' la chiesa, questo invece è la zona dove sorgeva il vero e proprio ospedale. Esatto. La struttura che vedete dietro le mie spalle in fondo è quello che identifichiamo come il possibile ospedale. Perlomeno la struttura attuale è esatto, una costruzione adesso, ottocentesca, però esatto, successivamente si venne trasformato in un fondaco. Ma cosa sono gli ospedali medievali? Non dobbiamo immaginarli come degli ospedali moderni, ma semmai come degli ospizi, ovvero dei luoghi di ricovero per viandanti e pellegrini. Successivamente, verso il X e XI secolo, questi ospitalia si orientano verso un'opera di assistenza per i malati e i bisognosi. Dunque questo è un ospedale. Sì. Diciamo appunto, abbiamo parlato più volte di borgata rurale con queste infrastrutture: una fonte d'acqua, un luogo di ricovero per pellegrini, una chiesa. C'era anche il luogo di ricovero per gli animali, infatti vicino alla chiesa è localizzato pure un antico iazzo, lo iazzo di Jacobello. Quindi
punto strategico per il discorso viario, perché qui non dimentichiamo che da qui passava la strada che collegava le due strade per Messina, quella di Juso che stava più a monte e quella di Suso che sorge alle mie spalle. Esatto. Concludiamo qui. Un'altra cosa che volevo anche accennare: questo luogo diventerà anche la porta d'ingresso per la transumanza suina. Perfetto, sì, vero. Più avanti, infatti, immaginate che l'Etna, avendo boschi di ghiande, era ideale per l'allevamento dei suini, e venivano genti da buona parte della Sicilia orientale, da Noto, da Siracusa, dall'entroterra siciliano, e durante il periodo della difesa, in autunno, tra settembre e novembre mi pare, Tra settembre e dicembre, si raggruppavano in questo luogo dove appunto c'era il marcato. Il marcato. Esatto, il marcato, che Giuseppe sì. dillo tu, cos'era Il questo marcato era marcato? una sorta, cioè era un ballo, diciamo, amministrativo, dove venivano contati questi capi di bestiame, che sta qui sta non lontano da qui. Era un pianoro, oggi ci stanno dei condomini, oggi un luogo abitato, un pianoro dove avveniva la conta, e diciamo perché separando le giurisdizioni qui c'erano i vari dazi da pagare, e quindi proprio il luogo di confine vero e proprio. Io credo che possiamo anche concludere qui. Solo un'ultima cosa volevo accennare: tutte queste informazioni che vi abbiamo spiegato avrete modo di poterle leggere in un interessante articolo che uscirà sul prossimo numero della rivista Incontri di ottobre e dicembre, e che potete trovare in alcune edicole di Catania. Vi forniremo poi gli indirizzi dove. L'autore dell'articolo è lo stesso Giuseppe Guidi. Allora, una buona giornata a tutti. Esatto. Ci rivedremo nella prossima puntata di Lapilli di Storia. Esatto. Ciao ciao. Ciao.